mese dopo l'evasione dalla prigione di Bosciù, Pierluigi Facchinetti viene arrestato di nuovo. Le sbarre che gli negano la libertà questa volta sono quelle di Fresnes, carcere francese di massima sicurezza, dal quale nessuno è mai evaso. Fuggire sembra impossibile. Sembra. Fresnes era un carcere di massima sicurezza dove non era mai riuscito a scappare nessuno, quindi il morale è andato proprio sotto i piedi, nel senso che anche se c'era una minima intenzione di tentare un'evasione non ci saremmo mai riusciti. Ho iniziato ad andarlo a trovare su e giù per la Francia, stavolta ancora più lontano dalla Svizzera. E cosa è successo? Un giorno per entrare a trovarlo mi accorgo che mi ha mandato un tesserino, ma c'era il nome dell'altro mio fratello, Facchinetti Daniele. Praticamente in ordine alfabetico c'era A, B, C, D, E, Emiliano, e D che era Daniele. Loro facevano Facchinetti e mi davano sempre il tesserino di mio fratello, non si erano mai accorti che fossi io dell'altro mio fratello, non di Gigi, quello che faceva il pasticcere. Allora entro e gli dico a mio fratello: scusa, ma qua mi scambia sempre per Daniele, perché tutte le volte che entro non faccio tempo a dirgli Facchinetti che mi danno il tesserino del Daniele. E semplicemente perché la D arrivava prima della E, e quindi ho detto però qua insomma non è che ci riconoscono per la faccia o per le sembianze, ci riconoscono proprio in ordine alfabetico o per i numeri. Allora lì è cominciato a venirmi un po' una mezza idea, anche perché quando io andavo a Parigi, prima di andare a trovare mio fratello, siccome avevo tanto tempo libero, i treni non combaciavano esattamente con gli orari del carcere e avevo qualche ora libera, andavo sempre al museo e andavo al Louvre, un museo che per noi studenti dell'artistico era il massimo, no? E non mi stancavo mai di vederlo perché c'era pieno di opere d'arte, ma avevo fatto caso a una cosa, che quando entravo in carcere ti controllavano all'entrata e all'uscita non controllava niente nessuno, perché cosa hai da portare fuori da un carcere? In effetti non è da portare fuori niente, hanno paura se porti dentro armi o qualcosa del genere. Mentre uscendo dal museo tutti controllavano. Erano queste due, praticamente erano due contenitori di cose che non dovevano uscire, protette, ma il controllo era esattamente al contrario, uno l'uscita e uno l'entrata. E lì insomma ha cominciato a scattarmi l'idea, poi ho messo insieme questa cosa del tesserino, ho detto questi non stanno attenti, se mio fratello fosse uscito al posto mio nessuno si sarebbe accorto. Restava comunque il problema dello scambio di persona, perché dovevo mettermi al posto di mio fratello, lui poteva uscire senza essere controllato e io ero già dentro, non mi avrebbe controllato nessuno se andavo al suo posto. Però facendo questo scambio di persone insomma era impossibile, perché c'erano dei timbri che riflettevano solo quei raggi UVA, praticamente era un timbro che veniva posizionato al detenuto prima di andare al parlatorio e quando usciva dal parlatorio veniva controllato, il polso doveva essere passato sotto questo lettore di raggi UV che illuminava il timbro, quindi era praticamente impossibile. Un'altra difficoltà era saltare il muretto che c'era, che divideva me e mio fratello.
Però con questa poteva essere una difficoltà minima, perché c'era l'andamento delle guardie alternato, che se noi fossimo riusciti con qualche scusa a interrompere, avremmo potuto fare andare avanti e indietro le guardie insieme, e quando tutte e due erano in cima al corridoio avremmo avuto quei 2-3 secondi per saltare il muro, e questo era già diciamo un vantaggio per un piano impossibile, perché a prima vista era impossibile. Comunque pian pianino io mi sono preparato dei timbri con piccoli sotterfugi, insomma, per non farmi accorgere da nessuno. Ho preparato i timbri identici a quelli del carcere. E come ho fatto a vedere il timbro? Praticamente mio fratello si è bendato una mano, è la stessa mano che aveva avuto dei problemi quando si era tagliato le vene, che aveva tentato il suicidio. Con questa scusa è riuscito a prendere degli antidolorifici, farsi bendare la mano, fin quando il sorvegliante ha timbrato la benda. La benda mi è stata spedita a casa, io ho comprato la lampada a raggi UV, sono riuscito a vedere com'era il timbro e a rifarlo uguale. Allora cosa ho detto? La cosa più semplice è farlo preparare a un timbrificio. Però se io fossi andato in un timbrificio a far preparare un timbro con scritto prigione di Fresnes, insomma, era come andare a dire cosa stavano facendo. Allora l'ho diviso in due e ho ritagliato le parti, ho sondato 2 timbrifici diversi, ho dato le misure, gli stessi spessori, e ho scritto 2 cose diverse, insomma. Un timbro l'ho fatto riservato alle brioche fresche, che noi avevamo una pasticceria, e da brioche ho ricavato prison, e invece fresche l'ho fatto fare da un'altra parte, ho ricavato Fresnes, e da 2 timbri insomma sono riuscito a raggrupparli e far uscire il timbro perfettamente uguale a quello della prigione. Questo è un passaggio. Un'altra cosa che ci ha aiutato nell'evasione è stata il fatto che io per quel mese lì sono andato a trovarlo, insomma, quando mi sono accorto che c'era questa facilità di scambio di persona, che era successa un po' con questo tesserino, mi sono preparato un po' e ho fatto finta per tutto il mese di zoppicare, che fosse una mia malformazione, insomma, una zoppicata naturale. Poi mi sono sempre fatto vedere con un cappellino vistoso e con delle chiavi da vista. A prima vista ero completamente diverso da mio fratello, ma se lui avesse fatto la stessa cosa, mettendosi semplicemente un cappellino e mie occhiali da vista e a zoppicare, diventavo la stessa persona che era entrata, insomma. Poi l'altra cosa cos'era? Non fare accorgere i compagni di cella che avevamo fatto lo scambio, perché una volta che io fossi entrata nella cella avrei avuto 2 persone che avrebbero potuto riconoscere una persona diversa da quella che era appena uscita. Anche lì studiamo il modo per non farci riconoscere, e mio fratello fece crescere la barba, abituò i loro compagni di cella a avere un compagno barbuto, e il giorno dello scambio si tagliò la barba. Il problema è che quando tutto fu pronto mio fratello si rifiutò di fare lo scambio, perché non voleva approfittarsi del mio fratello minore, insomma tutte queste belle male, che alla fine insomma l'ho convinto e ho detto ascolta, o lo facciamo o non lo facciamo, perché continuava a passare il tempo, oltretutto era giugno, stava arrivando giugno, cominciavo a bronzarmi, lui era un carcerato, era bianco come il latte e si sarebbero accorti tutti che non era più lui. Alla fine tira e molla, lui ha accettato insomma questa proposta e io sono entrato al posto suo. Un bel giorno sono andato a trovarlo, abbiamo scambiato di posto nel parlatorio, abbiamo dato un vocabolario, mi ha chiesto un vocabolario alla guardia, che è andato a prenderlo nella borsa che avevo lasciato io nel portaoggetti che c'è prima di entrare in tutti i carceri. Lui è andato a prenderci il suo vocabolario, abbiamo rotto l'alternanza delle guardie e ci siamo scambiati. Questo a grandi linee cosa è successo, insomma. Poi sono entrato io nella sua cella, lui è uscito dal portone principale, e fuori c'era un nostro amico che con la delinquenza non c'entrava niente, con la malavita non c'entrava niente, ma si è offerto di accompagnarmi più volte, perché non è che siamo riusciti la prima volta a fare lo scambio, ci abbiamo tenuto un mese per trovare il momento giusto, e lui era entrato tranquillamente in Italia e io sono rimasto in cella.
Qui poi arriva il bello, perché mi trovo in carcere, insomma al posto di mio fratello, in una cella bruttissima. Dalla finestra si vedevano i detenuti andare avanti e indietro come si vede nei film, con la sola differenza che sopra il cortile c'era tutta una grata, una griglia di ferro, quindi sembravano più che persone dei polli, non sembrava un pollaio. Insomma, qua mi sono cominciato a rendere conto di cos'era la galera, insomma, che ero saltato dall'altra parte, la libertà insomma mi mancava già dai primi giorni. A un certo punto insomma decido di dire alle guardie chi ero. Quindi chiamo la guardia, gli spiego, però questi qua ovviamente parlavano solo francese e non capiscono niente. Allora gli spiego al compagno di cella di mio fratello che era un italiano, ho detto guarda che io sono il fratello di Pierluigi, abbiamo fatto questo scambio, adesso mi trovo qua, però insomma vorrei dirlo ai sorveglianti perché insomma sai, vorrei chiarire questa situazione perché sennò al posto di fare 17 anni mio fratello me li facevo io, no? E questo qua chiama la guardia, spiega e la guardia si mette a ridere e richiude il portone. Praticamente poi sono venuto a sapere che questo italiano aveva un mezzo esaurimento nervoso e le guardie lo trattavano un po' così, insomma non credevano a quello che diceva. Insomma passano i giorni, nessuno crede a quello che dico, io non insisto più di tanto perché non sapevo neanche cosa fare, poi ero un ragazzo di 20 anni in un carcere di massima sicurezza, avevo anche un po' paura che quando scoprivano quello che avevo fatto mi avrebbero pestato, no? La Svizzera aveva chiesto l'estradizione e dovevano fare questo processo perché c'era la possibilità che mio fratello restasse in Francia libero, perché erano gli anni dei detenuti politici, insomma, e la Francia con la legge Mitterrand c'era insomma la possibilità che mio fratello uscisse dal carcere, insomma, se fosse risultato un detenuto politico, e quindi c'era questo processo per l'estradizione nella Svizzera o la libertà in Francia. Ho aspettato un attimo e ho detto boh, magari se va bene gli dà la libertà, lo ritengono detenuto politico, esco io al suo posto, nessuno sa niente e finisce di tutta la storia. Vado al processo, inizia il processo, tutto in lingua francese, non capiscono accidenti. A metà processo incomincio a dire qua è meglio che spiego la situazione, perché allora guardo l'avvocato che era corrente di tutto, gli faccio ma allora qua cosa facciamo? Spiega. Mi rivolgo verso il giudice e dico guardi che non sono Pierluigi Facchinetti ma suo fratello, ho 8 anni di meno e ho preso il suo posto in carcere. Questo qua si incazza, al momento non riesce a capire, poi si incazza e dice ai sorveglianti portatemi l'altro fratello e riportate questo in cella, convinto che fosse stato un errore delle guardie prelevare un detenuto piuttosto che un altro, no? Allora rispiego e fa guarda che non ho tempo per le sue frottole, insomma vada via e portatemi l'altro. A questo punto interviene l'avvocato, gli dice guardi che però parla in francese e gli spiega che mi ha fatto uno scambio di persone in carcere, no? A questo punto il giudice diventa paonazzo, tutto rosso, e mi ha fatto portare via di corsa dalle guardie, ha capito insomma che c'era stato questo scambio di persone. L'aula era piena zeppa di giornalisti perché dopo si sarebbe tenuto un processo per un detenuto politico molto conosciuto in Francia, e quindi i giornalisti hanno cominciato a scattare foto. Il giorno dopo sono usciti articoli sui giornali e le notizie, ha fatto un bel botto, insomma, ne hanno parlato anche le televisioni principali della Francia. A questo punto vengo arrestato io, primo arresto vero e proprio, mi portano in una cella, botte a volontà, mi buttano giù dalle scale, ho rotto una costola, una mandibola, insomma mi ero fratturato il naso, e poi mi mettono in una cella di isolamento, insomma aspettare la volontà del giudice. Sono stato lì dentro per 3 giorni senza mangiare, mi davano un po' di acqua con della purga fra l'altro, e alla fine
con l'avvocato il giudice ha deciso di mandarmi alla prigione della Sant'Ena, non mi ha messo più a Fresnes perché praticamente tutte le guardie e il direttore erano molto arrabbiati con me e quindi non me l'avrebbero fatta passare lì, se oltre le volte che avevo già preso in tribunale me ne avrebbero date delle altre e mi hanno portato alla Sant'Ena, insomma, questo altro carcere francese, anche questo di massima sicurezza, anche da lì erano scappati in pochi, un carcere molto conosciuto che ha fatto anche tutti i film di banditismo, li hanno girati quasi tutti lì, anche il famoso film su Arsène Lupin, una puntata è stata girata proprio da Saint-Étienne, era un carcere, classico carcere, insomma, no? Si prestava bene per queste immagini di film polizieschi e di banditismo. Ecco, poi una volta in carcere, dalla Santé, insomma, anche questo era un carcere bruttissimo, molto vecchio. A Parigi c'erano praticamente 3 carceri, la Santé, Fresnes e Le Julie o qualcosa del genere, insomma, quello era più nuovo, però insomma ero giovane, avevo 20 anni, quindi non è che uno sta lì a guardare a pelo nell'uovo, il letto era veramente duro perché il materasso era di gomma piuma a mezza marcia, le reti erano praticamente le sbranghe di ferro piatte e anche lì insomma sono riuscito a trovare fascino anche dentro nella cella, perché poi sono entrato, ho fatto 6 mesi come DPS, voleva dire detenuto particolarmente sorvegliato, perché la polizia pensava che appartenessi a chissà quale organizzazione mafiosa, invece non era vero. Ero praticamente un ragazzo di 20 anni che frequentava architettura e dava una mano a mio padre a distribuire le brioche la mattina nei vari ristoranti e bar. Comunque niente, 6 mesi me li sono fatti da DPS, non ho avuto né posta né soldi sul conto perché lì dentro tutto funzionava col conto personale, oppure mangiavi da sbobba che ti passavano. Però ecco, in cella avevo un anziano napoletano che era molto bravo a cucinare e riusciva a fare dei piatti appetitosi anche con quelle poche cose che si davano, magari un po' di pasta fredda, insomma riusciva a cucinare un po' tutto. Sto Pasquale si chiamava. Insieme a questo Pasquale c'erano anche degli altri detenuti, che insomma c'era dentro uno slovacco che era un po' matto, insomma. Si infilava un fil di ferro nel dente, ogni dente che passava diceva che era lui, sentendo lui, riceveva una stazione radiofonica diversa per ogni dente. Poi vabbè, c'erano dei marocchini che insomma facevano qualche avanzo omosessuale, e poi fra l'altro nelle docce li sentivi insomma che facevano le loro così, insomma ti svegli, quando entri lì devi svegliarti. Io praticamente dopo 3 giorni giravo già col coltellino affilato in tasca allora non ho mai avuto grandi problemi perché essendo DPS su 3.000 detenuti ce n'erano 30 soli che erano DPS e erano quelli ritenuti più pericolosi, insomma, no? Però è anche vero che avevo 20 anni, ero un ragazzetto e non era sempre facile farsi rispettare. Quindi lì in una settimana o ti svegli o ti svegliano gli altri. E ho cominciato subito insomma a conoscere queste regole del carcere, mi sono abituato, poi insomma nascono un'amicizia tra italiani, gli italiani erano molto temuti all'estero, soprattutto in Francia, perché Italia era sinonimo di mafia, no? Tutti gli italiani per i francesi erano mafiosi, che non era vero, però in parte era anche vero perché nella sezione dove ero, che c'erano i detenuti ritenuti un po' più pericolosi, c'erano veramente dei mafiosi, un'organizzazione che a Parigi insomma controllava la prostituzione e la droga, insomma ognuno aveva il suo. Però ecco, a loro ero risultato subito simpatico perché insomma uno che fa evadere una persona agli occhi dei detenuti è un po' un eroe del gruppo, no? A tutti piacerebbe scappare dalla galera quando si è dentro. E insomma è passato anche questo periodo, poi è arrivato il momento
del processo, e avevo paura, insomma, tutti che prevedevano 4-5 anni, addirittura chi diceva 7-8 anni. Ho detto che cazzo, qua non esco più da galera. Avevo previsto di fare 3 mesi, perché per complicità di evasione erano quelli massimo, e invece poi la cosa ha preso una brutta piega, perché il giudice mi ha condannato a 8 mesi solo perché ho fatto un mezzo sorriso quando ho spiegato cosa era successo. Quando ho visto che era rosso mi è venuto da ridere, insomma mi ha dato 8 mesi solo per quello. Poi mi hanno dato falso di scrittura perché ho firmato 2 documenti che non sapevo neanche cosa fossero. Insomma mi sono beccato 2 anni e 8 mesi, però con la condizionale ho fatto 13 mesi e sono venuto a casa. Insomma, il giorno del processo sono riuscito a venire a casa il giorno dopo, insomma ero già a casa, e a casa mi ha aspettato una brutta sorpresa, perché nel frattempo, quando io sono entrato, proprio un mese dopo, mio fratello ha fatto un incidente, ed un altro fratello, quello che faceva il pasticcere, è morto insieme alla sua ragazza, e a me non me l'avevano detto perché, insomma, ho fatto bene anche a non dirmi, perché in carcere magari sai, c'hai tutte queste costrizioni così, non sei proprio, qualsiasi notizia negativa si amplifica, insomma. E sono rimasto un po' male, insomma, perché quando sono entrato ero praticamente uno studente di architettura che dava una mano in famiglia, e sono uscito invece, un fratello era ricercato, l'altro era morto, il morale di mio padre e mia madre, potete immaginare come era ridotto, insomma, un figlio ricercato non morto e uno che era in galera. Insomma, ho passato un anno disastroso, e quando sono uscito ho trovato una situazione completamente diversa di quando ero entrato. Ho dovuto pensare un po' alla famiglia, sono diventato automaticamente io quello che è il punto di riferimento per tutti, e quindi ho dovuto sospendere gli studi, iniziare a lavorare nell'attività di famiglia, nel bar, e sono andato avanti con quello, insomma, un po' di anni. Poi sono successe altre cose nel frattempo. Ecco, poi l'anno della Santé è stato un anno brutto, perché era un anno di carcere, però anche lì, ecco, ho imparato tante cose. Per esempio ho costruito una macchina fotografica perché volevo fotografare la situazione carceraria, e una volta fuori vendere le fotografie ai giornali per ricavarne qualcosa. Ho conosciuto tante persone interessanti, perché non c'erano solo banditi, ladri, c'erano anche dei truffatori, dei direttori di banca. Ho iniziato a capire un po' come funzionava il mondo, perché non è che tutto sia perfetto, tutto legale, ci sono molte sfaccettature che uno magari non pensa neanche. Ho conosciuto una suora, per esempio, che è l'unica che è venuta a trovarmi per i primi 6 mesi, Suor Grossi Attiglia, che è stata la persona che mi ha aiutato a passare i momenti più difficili, perché quando uno entra in galera puoi avere anche i compagni di cella che ti tirano su il morale e tutto, ma è sempre galera. Poi una carcere del genere è veramente, non c'era neanche il bagno, c'era un rubinetto attaccato al muro sotto un water, lì ci lavavi i denti, culo, piatti, il detersivo era unico, era un detersivo tipo granulare, lavavi i capelli, ti facevi la doccia, lavavi le padelle, lavavi i calzini e le mutande, tutto con un unico detersivo. Quindi potete immaginarvi un po', quando uno è abituato, diciamo, tra virgolette, a benessere, a star bene, entra lì e ti toglie veramente parte. Soprattutto, ecco, ho conosciuto questa suora che è venuta a mancare da poco, fra l'altro, e quella che mi ha dato fiducia, mi ha dato anche il coraggio di continuare e a sperare, insomma, di uscire presto. E poi mi portava qualche libro, mi portava notizie da casa. Anche lei non mi ha mai detto che era morto mio fratello, mi rassicurava, insomma, che mio papà stava bene, perché poi lì i problemi
dentro non ci fai neanche più caso, i problemi che senti di più sono quelli che hai causato alla tua famiglia. Beh, anch'io ho causato dei problemi a casa, insomma, con questa. Ho dato libertà a mio fratello, ma ho dato tanti pensieri a mio padre e mia madre che di questa cosa non ne sapeva niente. Sono venuti a sapere dal giornale praticamente. Figuratevi voi cosa avranno sentito quando hanno letto queste. E poi anche dentro sono successe delle cose interessanti, per esempio intanto che ero dentro ho visto un'evasione spettacolare con un elicottero, sono venuti a prendere un detenuto e dei compagni, degli ex compagni, con l'elicottero hanno calato una corda e l'hanno tirato su, insomma un'evasione in grande stile proprio nel blocco dove ero io, nel blocco in parte ma dalla mia finestra li ho visti. E così ho detto, ostia, qua questa evasione, senza pensare poi che anche la mia di evasione era stata molto spettacolare, perché io non lo sapevo ancora, ma le televisioni e tanti giornali, tante testate giornalistiche avevano parlato di questa evasione. Tanto per fare un esempio, le sorelle Giussani, che scrivono Diabolic, avevano fatto una puntata di questo personaggio hanno preso spunto insomma dalla nostra evasione per fare una puntata di Diabolic. Se qualcuno volesse vederla va a prendere la puntata di agosto del 1990 e trova questa storia molto simile a quella che ho scogitato io per far uscire mio fratello dalla galera, insomma. Addirittura Focus ha fatto un servizio dove parlava di tutte le evasioni più celebri al mondo, così, e insomma descriveva l'evasione che abbiamo fatto io e mio fratello, ma fatta da due fratelli, mi sembra brasiliani, qualcosa del genere, dimenticando che l'avevamo fatta noi. Io ho scritto a Focus, ho detto no, guardi che quell'evasione, parlando anche dell'evasione in elicottero che c'era stata proprio in una carcere dove ero detenuto io, e ho precisato insomma che questa evasione l'avevamo inventata noi. E infatti il mese successivo si è scusato e ha pubblicato l'evasione, insomma la nostra evasione, che è stata quella che ha dato spunto agli altri per fare con la stessa modalità, fare l'evasione con la stessa modalità.